Ragazzi, oggi unboxing e come sapete quando ci sono da aprire pacchi io sono carichissimo. Oggi in particolare andiamo ad arricchire e migliorare la mia attrezzatura in viaggio. Tra l'altro alla fine di tutto questo video dovremo anche avere un piccolo setup per fare video in viaggio, quindi rimanete con me che vi faccio vedere cosa sto costruendo. Per chi fosse interessato, io sono in perpetuo viaggio in giro per il mondo, come avete visto in tutti i miei ultimi video, e viaggio con questo zaino che nello specifico è uno zaino tecnico da padel. Qui dentro ci sono le mie racchette e tra l'altro è già pronto perché domani parto per Dubai, ma quella è un'altra storia ed iscrivetevi se non volete perderla. Questo borsone che in realtà non è un borsone da padel ma è un borsone da tennis, così è un po' più grande, riesco a farci stare dentro più cose, più vestiti, più racchette eccetera eccetera. E questa borsa fantastica di Peak Design dove qui dentro c'è la mia fantastica Sony A7C. Comunque io vi linko tutto quanto in descrizione e magari scrivetemi nei commenti se volete un video aggiornato su tutta quella che è la mia attrezzatura attualmente. E io direi che possiamo partire con questi pacchi e a me, oh che bello, partiamo da questo qui. Ok, un treppiedi Joby. Tra l'altro io qui dentro ho lo stesso identico treppiedi, sono identici, piccolissimo e iper allungabile, mi sono trovato da Dio e io porto sempre in giro due treppiedi perché nel momento in cui devo fare interviste uno lo uso per la fotocamera, uno lo uso per l'iPhone che in questo momento stiamo utilizzando per registrare il video. Il secondo treppiedi che ho utilizzato fino adesso, questo normalissimo Manfrotto Pixie mi pare che si chiami, comunque ve lo linko in descrizione, ha compiuto il suo bellissimo lavoro, ma ora dato che con questo mi sono trovato da Dio ne ho preso un altro, andiamo ad aprirlo, così usiamo subito questo per fare il setup che vi dicevo prima. Là. L'unica cosa che ho aggiunto a questo è una testa con uno sgancio rapido, che tra l'altro dovrei avere la sua coppia. Qui come vedete racchette e qui c'è un bel porta tutto tech Peak Design, lo avevo aperto in uno degli ultimi unboxing. Comunque qui abbiamo un bel po' di attrezzatura tech, sì c'è da fare un video specifico solo di questo, eccolo qua. E questo piattino, mettiamo qua. Poi sfortunatamente ho solo due basi e ho un'altra base attaccata a questo che è l'attacco per il cellulare. Però vabbè, avete capito. Andiamo avanti con l'unboxing e questo dovrebbe essere un normalissimo cavo USB Lightning. Questo l'ho preso perché ho perso un cavo di quella che è la mia docking station di ricarica quando sono in viaggio. Questo hub non è per niente ordinato come piace a me, con tutti i filetti belli ordinati, per una questione di velocità, perché quando arrivo in un luogo semplicemente srotolo così, attacco alla presa. In questo caso l'ultima presa che ho trovato tra l'altro in Spagna era una presa UK, però questa si può tranquillamente ricambiare e c'è anche la presa statunitense e sono pronto a ricaricare tutto. Io questo hub ve lo consiglio tantissimo, arriva fino a 100 watt in uscita dalle due porte USB-C e come vedete qui il criterio è se c'è USB-C, quindi se la porta è più veloce cavo bianco, se la porta è USB quindi porta un po' più lenta cavo nero. Poi ultimamente la filosofia che sto adottando è avere sempre un po' di spazio libero in ogni bagaglio che porto con me, in modo tale che se sono in velocità semplicemente questo hub lo prendo, lo butto dentro e si parte. Una cosa essenziale che non occupa nemmeno spazio ma che porto sempre con me è NordVPN, la porta di sicurezza globale e flessibile tra te e il web. Io uso questo servizio quasi sempre, in particolare in momenti come questo dove mi trovo connesso al wifi chissà cosa sicuro di un hotel con centinaia di ospiti. Poi non so se siete mai stati negli Emirati Arabi dove mi trovo ora. Qui i servizi VoIP sono disattivi, non esistono. Nella pratica non si possono fare chiamate su WhatsApp. Quindi non avete idea delle imprecazioni quando mi dimentico di attivare NordVPN. La chiamata sì parte, ma... Pronto? Pronto? Mi senti? Allora, metti giù e poi dopo la prima ti ricordi di essere atterrato a Dubai e attivi la VPN automatica. Poi molti utilizzano questo servizio anche per risparmiare qualcosina in voli, piazzando questa porta in altri paesi, o altri per accedere a contenuti Netflix non presenti nel proprio stato. Ora, se volete provare NordVPN, qui sotto in descrizione vi lascio un link tramite il quale per un tempo limitato avete uno sconto esclusivo. Dovreste riuscire a pagare questo servizio ad un prezzo di circa 2 caffè al mese ed il tutto è soddisfatti o rimborsati. Andiamo con questo qui. Eccola, la nuovissima Keylight Mini di Elgato. Questa è la prima luce da studio di Elgato portatile, quindi con una batteria.
bella, piccola come speravo io, perché questa la voglio far stare dentro questo hub con tutte le cose tecnologiche che ho. Ovviamente lo devo mettere un attimo in ordine, però questo è l'obiettivo. Questa la si può tranquillamente attaccare a qualunque cavalletto, però noi non la andremo ad attaccare in questo modo, perché adesso vi faccio vedere cos'altro c'è qua dentro. Poi vabbè, qui in confezione c'è un cavo, tra l'altro molto carino, con la presa USB-C a 90 gradi, quindi figo, non va neanche in mezzo nel caso la attacchiamo alla corrente. Ha un sacco di funzionalità, si può connettere wifi, però vabbè, non perdiamo tempo a spiegare questa cosa e costruiamo la nostra postazione da viaggio. È proprio un bell'oggetto, via. E qui dentro abbiamo, questo qui l'ho provato 1000 volte e l'ho utilizzato aiutando amici 1000 altre volte e ho sempre detto lo devo comprare, lo devo comprare, lo devo comprare. È una fotocamera fantastica, la Instago 2 360. Se non l'avete già vista, ve la faccio vedere ora. Ve la apro così perché ne vale la pena. Guardate quanto piccola è. Il retromagnetico la si può attaccare dove si vuole, ci si possono fare 1000 cose. Ora vi faccio vedere la fine dell'unboxing perché ha anche degli accessori veramente strafighi. Questa è la sua medaglia magnetica. Tac, tac. Vlog in prima persona. Cioè, è una figata. E qui abbiamo la sua custodia, piccolissima e che fa anche da base di ricarica. E questo, tac. Una montatura per elmetti, caschi e qualsiasi cosa. Cavo di ricarica. E questo con il suo adesivo è un altro stand a cui la si può attaccare. Là. Riponiamola qui nella sua custodia, volendo diventa anche treppiede. Che figata hanno fatto. Io questa l'ho presa da utilizzare per alcune riprese particolari e soprattutto per alcuni miei video nel canale sportivo, e se non l'avete ancora fatto andate a vedere quello che sto facendo lì, e soprattutto perché è piccolissima, comodissima, e anche questa qui la faccio stare qui nel mio set di chicche tech. Poi qui abbiamo una busta che mi manda Panini, era da un bel po' che aspettavo l'arrivo di questa busta. Ho preso le figurine mancanti dell'album degli europei dell'anno scorso, la prima collezione che avevo completato all'età di 8 anni, l'album delle figurine del mondiale del 2006, quello che abbiamo vinto. Guardate che belli che siamo. E quindi ho deciso che d'ora in poi, ogni volta in cui vince l'Italia, e mi auguro che vinca molto spesso, completo gli album. Quindi qui abbiamo l'album dell'europeo del 2020, mi mancavano quelle figurine lì che dopo, finito l'unboxing, andrò ad attaccare. Questo mettiamolo qui e dopo attacchiamo le figurine. Questo non ho idea di che cavolo sia. Topolino. Chi è Topolino? Questa è un'agenzia che cura le uscite di Topolino, e dato che stava uscendo la banconota di Topolino, i Topodollari, me ne hanno mandato una versione. Dopo vado a vedere cosa c'è qui dentro. Abbiamo gli ultimi 2 pacchi per andare a completare il nostro setup. Non c'entrano niente, ma adesso capirete cosa sono. Sono degli adesivi con il velcro davanti. Questo Newer, proprio distruggiamo, e abbiamo questo è un attacco particolare pro lunga, non ho idea di come si chiami, ma ve lo lascio comunque linkato in descrizione e io lo utilizzerò in questo modo. Questo lo attacchiamo qui. Per questo esempio useremo l'iPhone con la sua bellissima montatura small rig, però idealmente in questa posizione ci va la fotocamera. E fin qua. Poi abbiamo questo è un altro cavo USB-C. USB-C. Sono i nuovi cavi Anker, quindi massima velocità, massimo scambio dati. Si chiamano Powerline 3.0 mi pare, però cavo normalissimo. Qui abbiamo un convertitore, una seconda testina, per il momento lasciamola così. E prima di spiegarvi cosa andiamo a mettere in queste testine, andiamo ad aprire l'ultimo oggetto di questo unboxing, ed è un SSD portatile iper veloce con uno scambio dati di 1000 mega al secondo, perché ultimamente sto iniziando anch'io nuovamente ad editare alcuni video, soprattutto per il canale del padel, e quindi ho bisogno di più spazio, e quindi abbiamo preso... È piccolissima. Qui dentro c'è 1 tera di SSD e come potete immaginare il velcro che ho preso prima serve per attaccarlo qui e attaccarlo al retro del mio MacBook portatile, che in questo momento è tutto bello attaccato lì. Questa andrà a finire qui. La luce che ho appena preso e la seconda luce, la Booling P1, che ormai utilizzo da pressoché 2 anni e che porto sempre con me. E qui potete vedere abbiamo la nostra fotocamera, che in questo caso è il nostro bellissimo iPhone, la nostra luce che sicuramente ragazzi non è della stessa qualità o non ha la stessa resa di una luce grande come questa. Prima tra l'altro utilizzavo questa riflessa al muro, facevo un casino per riuscire a filmare di notte e gran parte delle volte negli ultimi 2 mesi ho semplicemente filmato di giorno utilizzando una finestra che avevo davanti, però alle volte capita che il giorno dopo, la mattina dopo devo viaggiare, quindi sono obbligato
abituato a registrare di notte, con questo accrocchio spero di aver trovato una soluzione al problema di riuscire a registrare anche di notte. Vi farò sapere com'è, ma sono sicuro che farà la sua porca figura. Detto questo, fatemi sapere nei commenti cosa volete vedere in futuro, soprattutto se volete che approfondisca altre cose relative alla tecnologia in viaggio. Io domani parto per Dubai e arriveranno tanti altri contenuti, quindi iscrivetevi e lasciate un mi piace. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi.